Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli, cosa bolle in pentola? Questa lettera che Mario Rui ha inviato alla società per, diciamo, riprendere gli allenamenti almeno in gruppo. Vediamo cosa sta succedendo verso Napoli-Palermo e questo massiccio turnover. Ne stanno parlando tutti quanti, sembra quasi rivivere quella situazione con la Cremonese nell'anno dello scudetto, ma ci arriviamo. E ovviamente l'infortunio di Meret, che secondo me non ci voleva proprio a livello temporale, ma ne parliamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. E partiamo da Mario Rui e poi ci spostiamo verso Napoli-Palermo. Mario Rui, con una lettera inviata nelle scorse ore al Napoli attraverso l'Associazione Italiana Calciatori, chiede il reintegro in prima squadra. La notizia arriva dall'edizione online del Mattino, che scrive: da quando è terminato il ritiro di Castel di Sangro, infatti, è scivolato fuori dal gruppo dalla prima squadra e si allena da solo. Con questa richiesta il calciatore chiede di tornare ad allenarsi con i compagni. Da parte del Napoli chiaramente non cambia la posizione, il giocatore in ogni caso non rientra nei piani del club, quindi pur se dovesse tornare ad allenarsi con il resto della squadra non verrebbe convocato né per la gara di Coppa Italia contro il Palermo né per le prossime partite in Serie A. Adesso il succo della lettera non l'ho ancora trovato, ma nel caso riusciamo a trovare proprio per filo e per segno cosa ha scritto Mario Rui, lo commenteremo. Poi l'allenarsi in gruppo, ben venga, per amor di Dio. Secondo me il Napoli non è che farà muro e dirà no, non ti vieni ad allenare in gruppo, assolutamente no, non credo proprio. Poi se nella lettera scritta c'è una richiesta precisa di voler essere reintegrato nella rosa del Napoli, il Napoli allora sicuramente e giustamente si metterà di traverso, perché comunque è un calciatore fuori rosa e non ci sarà assolutamente spazio per questa situazione. Detto questo, passiamo al turnover. Ne stanno parlando tutti, ma prima una considerazione sull'infortunio di Alex Meret, perché vi ho detto che secondo me non ci voleva a livello temporale, per il semplice fatto che Meret sta vivendo un momento in totale fiducia, ha salvato, diciamolo, ha salvato un bel po' di situazioni e anche risultati alla fine, di conseguenza, nelle ultime uscite del Napoli. Ed ecco perché non ci voleva, perché poi va a finire che lo star lontani dal campo a livello agonistico comunque va ad offuscarsi un tantino questa situazione. Mi auguro di no, io mi auguro che Meret al rientro torni quello che è stato finora, ovvero un portiere in fiducia, un portiere che tra i pali ha detto la sua ed ha portato anche punti in casa Napoli. Con questo non voglio sminuire assolutamente Caprile, che però ha una chance d'oro per dire la sua, e quindi è il momento di approfittarne. Turnover per Napoli-Palermo. Ieri è uscita una formazione molto strana su Calcio Napoli 24, che vede Caprile, Rafa Marin, Juan Jesus, Mazzocchi e Spinazzola in un 4-2-3-1, Gilmour addirittura e Foloruscio, i due a centrocampo, Neres, Raspadori, Ngong e Simeone. Questa è la formazione che è uscita ieri su Calcio Napoli 24. Andiamo a vedere però cosa dice, cosa dice il mattino. L'edizione odierna del mattino si sofferma proprio sulla partita che verrà definita per quelli che aspettano. Sì, perché la sfida di Coppa sarà un'occasione propizia per vedere all'opera i volti meno utilizzati in casa Napoli. In difesa, tutto pronto per vedere in azione Rafa Marin, quindi anche tra i commenti ci siamo confrontati tante volte, molto probabilmente vediamo anche Rafa Marin contro il Palermo. In difesa, tutto pronto per vedere Rafa Marin, 22enne preso in estate dal Real Madrid, eccetera, eccetera. Dovrebbe fare coppia con Juan Jesus al centro della difesa. E qua già non ci troviamo. Sulle fasce pronto a rientrare Mazzocchi dal primo minuto, sulla corsia opposta si scalda Spinazzola. In mediana tutto fa pensare al debutto di Gilmour per far rifiatare Lobotka. Lo scozzese, si legge, ha già destato grandi impressioni a Castelvolturno per piedi e personalità. E poi cerchiato in rosso il nome di David Neres, già autore di 3 assist, ancora però non ha mai iniziato in campo. Stavolta sì che toccherà
anche a lui. Ciò che si legge però anche su altre testate è che nel caso, perché io mi auguro che ci sia ancora qualche dubbio e non si faccia questo turnover proprio troppo massiccio, ma nel caso sarà questa la formazione, mi auguro che comunque i due a centrocampo, non ho niente contro Foloruscia assolutamente, però se di turnover si deve parlare, allora facciamo partire i due scozzesi dal primo minuto, Gilmour e McTominay. Poi starà a Conte fare le sue valutazioni, Conte schiererà la formazione che ritiene più giusta. C'è sicuramente quel precedente contro la Cremonese dove al netto con quel turnover massiccio prima dell'errore di Beresischi comunque stavi portando a casa il risultato della partita, quindi non possiamo nemmeno dire no, mo fa il turnover, ce ne andiamo a casa. Ho dei dubbi assolutamente su questa linea di difesa che dovrebbe essere poi Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola. Nemmeno per Mazzocchi e Spinazzola, perché ci può anche stare nella partita di Coppa Italia, ma la coppia centrale Rafa Marin, Juan Jesus, da una parte un calciatore che è arrivato a Napoli molto giovane sicuramente, però dall'altra c'è un Juan Jesus che ha fatto i disastri l'anno scorso, senza che ci nascondiamo dietro a un dito, ha fatto i disastri, quindi affiancare poi un centrale da disastro vicino a un altro centrale che sarà la prima uscita con il Napoli, e in conferenza stampa Conte ci ha già fatto capire che deve crescere, deve maturare, eccetera. Io non vorrei farmi male, ecco dove voglio arrivare, perché la Coppa Italia è una competizione da provare a portare fino alla fine. Poi vinci la Coppa Italia, non vinci la Coppa Italia, tra semifinali e finali poi si vedrà, ma almeno arrivare tra le quattro per poi giocarsi al limite la vittoria della competizione dovrebbe essere un obiettivo ben fissato. Ecco, non sto qui a dire no, noi dobbiamo vincere la Coppa Italia, perché poi ci sarà una semifinale da giocare, ci sarà una finale eventualmente da giocare, e non è che puoi avere la certezza che porti a casa il trofeo, però se poi dovesse succedere che non ci voglio pensare, ma lasciare la competizione a settembre sarebbe poi il primo passo falso. Perché non vorrei parlare poi di fallimento, perché di fallimento si dovrebbe parlare, ma è il primo passo falso enorme per quanto riguarda il Napoli, perché poi è vero che non hai le coppe, però la Coppa Italia potrebbe essere quella competizione che di tanto in tanto ti fa riacquistare fiducia, al limite vieni in campionato da un risultato, da un 1-1, da una prestazione mezza mezza, eccetera, hai l'infrasettimanale e ti puoi rifare subito in base a situazioni poi emotive che fanno diciamo la loro in un'annata calcistica. Tutto qua. Speriamo e controlleremo da qui poi a giovedì cosa succederà per quanto riguarda questa Coppa Italia. Io vi auguro un buon fine giornata, serata, mettiamola così, perché sono quasi le 5 se non vado errato mentre sto registrando. Sempre Forza Napoli. Ciao.